Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. It's time for beginner vocabulary, the language you need to communicate in everyday situations in Italian. This is good practice also for more experienced learners, why not? Today we are going on holiday to Italy. But where? Al mare? In montagna? In collina? O una vacanza in città? Hard choice. Before we start, let me remind you to check the other videos in this playlist for a lot of handy vocabulary. And remember, subscribe to this channel and hit the bell icon. Forza! Andiamo in vacanza! Andiamo in vacanza in Italia. Dove andiamo in vacanza? Dove andiamo in vacanza? Our friends Viola and Sandra are deciding where to go on holiday this year. Not to a campsite, but to the seaside. No tents, but a hotel room and a comfortable beach with umbrellas. Before listening to our dialogue, let's see some useful words. Albergo, camera, stanza, campeggio, tenda, spiaggia, sdraio, lettino, ombrellone, mezza pensione, pensione completa. And now our first dialogue. Dove andiamo in vacanza quest'anno? Hai deciso? Ancora non lo so. Vorrei andare al mare, ma non voglio andare in campeggio come l'anno scorso. Campeggio? No, grazie, non voglio dormire in tenda. Bene, prenotiamo una camera in un piccolo albergo, vicino al mare. Prenotiamo anche i lettini e l'ombrellone in spiaggia. Quest'anno voglio tutte le comodità. Ottimo! In albergo scegliamo la mezza pensione, così a pranzo mangiamo solo un po' di frutta in spiaggia e la sera ceniamo in albergo. Buona idea! Niente pensione completa, così spendiamo meno. L'agriturismo. Listen to Roberta. She wants to go on holiday to a farmhouse near the lake, where she can do lots of different activities. The word she uses is agriturismo. What is an agriturismo exactly? It's a combination of the words agricultura and turismo. An agriturismo is a farm stay, a holiday at a farmhouse, where guests can enjoy food with ingredients produced on the farm and sometimes can participate in activities such as picking vegetables or milking cows. But first, some useful words. Cinema all'aperto, gommone, andare in bicicletta, divertirsi, fare acquisti, fare fotografie, fare passeggiate, prendere il sole, vedere una mostra. Io e Marco quest'anno andiamo in un agriturismo vicino al lago di Garda. È la vacanza ideale. Il lago è bello, ma non è un po' noioso? Ma no, il contrario. Al lago possiamo prendere il sole e andare in gommone. Possiamo anche andare in bici sulle colline e fare delle belle fotografie. Potete anche mangiare bene. Sul lago ci sono molti ristoranti tipici. Potete anche andare al cinema all'aperto. Certo! E c'è anche la montagna a 2 passi dal lago. Possiamo fare delle gite bellissime. Hai ragione. Se poi piove, potete andare in macchina a Verona e vedere una mostra, o passeggiare per la città e fare acquisti. Pensa che l'agriturismo organizza anche corsi di italiano per i turisti stranieri. Interessante. Penso che ti divertirai. Sì, mi voglio proprio divertire. I monumenti di Torino. Turin is a fascinating city. It was the first capital of the Kingdom of Italy. Our friend Roberta is exactly there, visiting its major landmarks.
In this dialogue, we learn how to say that we have visited this or that place. The correct verb is visitare. Ho visitato il museo egizio. Actually, in everyday conversations, Italians often say, Hai visto il museo egizio? And we don't only mean see from the outside, but also from the inside. So, visto is often used as a synonym for visitare. What about the word landmarks? We call these monumenti. A Torino ho visitato i monumenti più importanti. Or, a Torino ho visto i monumenti più importanti. So, as a tourist in Italy, you could ask, quali sono i monumenti più interessanti di questa città? What are the most interesting landmarks in this city? One more expression. Ne vale la pena. It's worth it. Let's listen now to our third dialogue. Ciao, come stai? Ti piace Torino? Sì, è una città bellissima. Sono stanca perché ho camminato tutto il giorno. Per fortuna ho preso un albergo comodo, proprio in centro. Cosa hai visto a Torino? Ho visitato la Mole Antonelliana, il simbolo della città, che ospita anche il Museo del Cinema. Poi sono andata al Duomo e ho anche visto il Museo Egizio. Hai visto la reggia di Venaria? Dicono che vale la pena. Non ancora, ci vado domani. Che invidia! Sono andato in Italia. Once the holiday is over, what could be more pleasant than telling our friends what we did? In Italian, the best way to do this is by using the passato prossimo, a past tense used to talk about completed actions. Without getting lost in grammatical details, let's read an email that Paolo sent to Giovanna. Listen and read the email the first time and pay attention to the forms of the passato prossimo. Ciao Giovanna, oggi sono tornato al lavoro. È sempre un po' triste tornare dalle vacanze. Sono contento perché ho fatto un viaggio bellissimo. In un mese ho visitato molte città e ho conosciuto molte persone simpatiche. Ho sempre viaggiato in treno e ho dormito in alberghi puliti ed eleganti. Ho assaggiato tanti piatti tipici e ho anche bevuto buoni vini. Sono stato a Milano, Torino, Verona e Venezia. Poi sono anche andato a Ferrara e Bologna, Pisa e Firenze e infine a Roma, da dove sono partito per tornare a casa. E tu? Sei rimasta tutta l'estate a casa? Raccontami cosa hai fatto quest'estate. Paolo visited so many cities. Did you notice the passato prossimo? With some verbs we say ho, and with some other verbs we say sono. This is a ready-to-use vocabulary lesson, so my advice is to learn the expressions that are most useful for saying what we did on holiday. Let's read the dialogue again. I have underlined the passato prossimo for you. Ciao Giovanna, oggi sono tornato al lavoro. È sempre un po' triste tornare dalle vacanze. Sono contento perché ho fatto un viaggio bellissimo. In un mese ho visitato molte città e ho conosciuto molte persone simpatiche. Ho sempre viaggiato in treno e ho dormito in alberghi puliti ed eleganti. Ho assaggiato tanti piatti tipici e ho anche bevuto buoni vini. Sono stato a Milano, Torino, Verona e Venezia. Poi sono anche andato a Ferrara e Bologna, Pisa e Firenze e infine a Roma, da dove sono partito per tornare a casa. E tu? Sei rimasta tutta l'estate a casa? Raccontami cosa hai fatto quest'estate. Tip. Verbs followed by an object usually take avere, and many, but not all, verbs of movement take the verb essere. Ho mangiato. Sono andato. By the way, we have used passato prossimo also in our third dialogue. Replay the video again and listen, paying attention to avere and essere.
Le parole giuste. And now some useful phrases that you can use on holiday. Vorrei prenotare un ombrellone e 2 sdraio per una settimana. Certo, che fila vuole? La terza fila, grazie. Quanto costa? Sono 120 euro per tutta la settimana. Ecco lei. Ora, ecco qua. Prego. Buongiorno, vorrei 2 biglietti per il museo. Ecco qui. Può entrare fra mezz'ora. Perché fra mezz'ora? Perché ci sono molti visitatori con prenotazione. Bene, vorrei anche una audioguida. Certo, ecco a lei. Sono 30 euro in totale. Prego, posso aiutarla? Buongiorno, vorrei noleggiare 2 biciclette per noi e una da bambino per mio figlio. Che tipo di bicicletta vuole? Una city bike va bene, le usiamo qui in città. Sono 25 euro al giorno a bicicletta. C'è un modello che costa meno? Certo, questa costa 13 euro al giorno. Bene, 2 di queste. Le noleggio per 2 giorni. Today we put a lot on your plate. We learned many useful expressions and we also talked about the most common Italian past tense, il passato prossimo. Why don't you tell me about your holiday in the comments? Cosa avete fatto? Dove siete stati? Sono curiosa. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao!